Vi è mai capitato di pensare: nessuno mi vuole bene, nessuno pensa mai a me e ai miei bisogni? E se foste proprio voi per primi a non amarvi abbastanza? Spesso, nella frenesia della vita quotidiana, trascuriamo l'importanza di coltivare un amore sano e compassionevole verso noi stessi e di conseguenza ci sentiamo soli e incompresi. In questo video ci lasceremo guidare dagli insegnamenti di Gesù e del Buddha, scoprendo come riempire d'amore il nostro cammino, anche attraverso 4 consigli pratici da seguire fin da subito. State con noi fino alla fine. Armonia di saggezza è il canale che esplora il dialogo interreligioso fra cristianesimo e buddismo nella prospettiva di un arricchimento spirituale interiore. Se desideri scoprire le connessioni profonde che legano queste 2 grandi tradizioni spirituali, iscriviti al canale per condividere con noi questa esperienza unica. Prima di passare ai 4 consigli pratici per amare se stessi, ascoltiamo le parole di Gesù tratte dal Vangelo di Marco. Amerai il tuo prossimo come te stesso. È interessante sottolineare le parole come te stesso. Gesù non dice più di te stesso. Questo significa che tu devi amare te stesso. Se non ami te stesso, non ami nessuno. Ma come faccio ad amare me stesso? Uno può amare se stesso solo se è amato. Questo è il cuore del messaggio di Gesù. Amo me stesso se scopro che Dio per primo mi ama con tutto il cuore, con tutta la vita, con tutta la forza, donando se stesso per me. Come posso odiarmi se Dio mi ama così? Allora mi amo come Lui mi ama. Allora amerò anche il mio prossimo, esattamente come amo me stesso, non di più e non di meno. È interessante questo amare l'altro come se stesso. Molti, apparentemente virtuosi, sono disposti a sacrificarsi per l'altro, ma nel senso del vittimismo, perché non amano se stessi. Fare opere buone trascurando se stessi non è bene per sé e nemmeno per l'altro, perché si assolutizza l'altro cercando di possederlo, di controllarlo, togliendogli la libertà. Questo è il contrario dell'amore. Dunque, è importante coltivare un amore equo, senza dimenticare che l'amore per l'altro e l'amore per sé sono legati in modo indissolubile. Inoltre, Gesù ci invita a coltivare una relazione diretta con Lui. Nei momenti di difficoltà o dolore, possiamo trovare conforto nelle parole di Gesù, come quando dice: «Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Questa promessa è un richiamo a cercare l'amore e il sostegno di Dio, ma può anche essere interpretata come un invito a trovare pace e consolazione al nostro interno, dove risiede la presenza stessa di Dio e di conseguenza a riconoscere la sacralità della nostra persona. Ora leggiamo 2 versetti tratti dal Dhammapada, un testo fondamentale del canone buddista che, secondo la tradizione, contiene parole realmente pronunciate da Gautama Buddha. Lascio tutti i riferimenti dei testi citati qui sotto in descrizione. Naturalmente amato è chi vive agendo rettamente e ha trovato la via, e grazie alla visione profonda si è radicato nella verità. Chi anela l'ineffabile, col cuore colmo di ispirazione, con la mente libera dal desiderio dei sensi, lo chiamo uno che è in viaggio verso la libertà. L'amore verso se stessi è collegato all'adozione di comportamenti virtuosi e alla scoperta della propria strada nella vita. Quando si agisce con rettitudine, si coltiva un senso di integrità e soddisfazione personale, che costituisce un fondamento importante per l'amore verso se stessi. Inoltre, il desiderio di fusione amorevole con ciò che non si può definire, con l'indicibile, l'inafferrabile, richiama un amore senza oggetto, ossia gratuità pura, che scaturisce da riconoscenza pura. In questo contesto, l'importanza dell'amore verso se stessi emerge anche nell'idea di avere una mente libera dal desiderio sensoriale. Questo non implica una negazione dei sensi,
ma piuttosto una gestione saggia e consapevole dei desideri. L'autodisciplina e la consapevolezza nel gestire i desideri contribuiscono a un equilibrio interiore, promuovendo un senso più profondo di amore e di rispetto per se stessi. La consapevolezza, sia secondo gli insegnamenti di Gesù che del Buddha, emerge come un elemento cruciale. Gesù ci invita a cercare riposo e consolazione in Dio, mentre Buddha ci esorta a metterci in viaggio verso la liberazione per gustare l'assoluto. Entrambi ci invitano a guardare dentro di noi, a riconoscere la sofferenza e a coltivare la compassione. L'idea di riconoscere la divinità dentro di noi, espressa in varie forme nelle tradizioni del cristianesimo e del buddismo, ci aiuta a sviluppare un profondo rispetto per noi stessi e per gli altri, contribuendo alla costruzione di un amor proprio, radicato nella comprensione della nostra connessione con il divino. Ora è il momento di tradurre questi preziosi insegnamenti in azioni concrete nella nostra vita quotidiana. Vediamo insieme 4 consigli pratici su come coltivare un amore più profondo per se stessi. Numero 1. Pratica della gratitudine. Segui la tradizione di Gesù di ringraziare Dio per le benedizioni ricevute. Accogli tutto ciò che sei e che hai, come un dono. Fallo la mattina appena sveglio. È sufficiente aprire gli occhi e dire «Grazie!». Adotta la pratica buddista di riconoscere e apprezzare le piccole gioie quotidiane, anche le più semplici, come la bellezza di un fiore. Ogni giorno prenditi del tempo, magari 5 minuti prima di addormentarti, per riflettere su cosa sei grato della giornata appena trascorsa. In questo modo imparerai a riconoscere che nella tua vita c'è sempre un po' di bellezza. Numero 2. Consapevolezza del respiro. Sperimenta la mindfulness buddista attraverso la consapevolezza del respiro. Vivi ogni respiro come un atto sacro, un rituale di rinascita interiore. Puoi provare una delle nostre meditazioni guidate sul respiro della rinascita. Ti lascio il link in alto a destra e in descrizione. Quando ti senti particolarmente triste o sopraffatto dalle fatiche del quotidiano, fermati un minuto e concentrati sul tuo respiro, connettendoti con il momento presente e coltivando la consapevolezza che tutto è transitorio e impermanente. Numero 3. Atti di gentilezza. Ispirati all'insegnamento di Gesù di amare il prossimo come te stesso, senza mai assolutizzare l'altro e senza dimenticare di aver cura di te. Inizia a farlo proprio con chi ti è accanto ogni giorno. Se ti accorgi che non hai mai un momento da dedicare a te stesso, cerca di ritagliarti uno spazio, solo e soltanto tuo, dove puoi dedicarti a ciò che ti fa stare bene. Pratica la gentilezza amorevole buddista, cercando di prendere decisioni etiche nella tua vita quotidiana. Puoi fare una lista di piccoli gesti gentili che puoi compiere ogni giorno, creando un ambiente positivo intorno a te. Anche solo fare bene la raccolta differenziata dei rifiuti è un gesto di gentilezza verso il nostro pianeta. Numero 4. Perdono. Segui l'esempio di Gesù nel perdonare gli altri e te stesso, consapevole che Dio è misericordia infinita e che in ogni istante puoi rinascere a vita nuova. Rifletti sulla prospettiva buddista del perdono come liberazione dai legami negativi, tenendo conto che tutto è impermanente e transitorio. Lavora sulla pratica del perdono, sia verso gli altri che verso te stesso, per liberare il tuo cuore da rancori e sensi di colpa che appesantiscono la tua vita. Ora, ti invito a tradurre nella vita quotidiana questi 4 consigli che possono condurti ad amare te stesso pienamente. Sperimenta cosa funziona meglio per te e adatta queste pratiche al tuo percorso personale. Ricorda che amare se stessi è un processo continuo, un viaggio di crescita e autoscoperta che merita tempo e dedizione. Se ti fa piacere condividere riflessioni, domande o esperienze legate a questo tema, scrivi tutto qui sotto nei commenti e ti risponderò volentieri. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like.
Alla prossima!